portatemi una birra. Adesso, no di man mattina però. Dino, se posso permettermi, non sarebbe ora che tu imparassi a parlare l'italiano invece che in dialetto? Dialetto? C'è che parla in dialetto? Tu, Dino. Ma che dialetto? La mia è la variante della lingua che da secoli de storia alle spale. Variante de Sandrà, ovviamente. Ah sì, certo, come no? E noi siamo i discendenti degli Highlander cimbri di Fosse Corrubbio e per sconfiggerci dovranno tagliarci la testa con una roncola. Ascolta, un metto timido e anche un po' ignorante. L'ha avuto saper la storia del Veneto, la storia dei Veneti quando l'è scomenzià. Tu conosci la storia dei Veneti? Ah, non so mica un musso come ti. Vedite che da saper, ometto, che la civiltà dei Veneti legà le sue raise in un tempo molto lontano, prima della Repubblica de Venezia, prima anche degli antichi romani, addirittura prima de Tonona. Ecco, i primi Veneti si insediè nel nord-est della penisola italica nel IX secolo a.C. Pensa! E come fai tu a dirlo, Dino? È difficile intervistare un veneto di quel periodo, in effetti. Manco difficile che di mandarghe una birra all'oste de sto bar, però. Oste, me porti tu sta birra o se torna a piantare le raise? A ogni modo, che abbondanza di reperti archeologici di quel tempo. Uno dei più bei e interessanti era le situle, splendidi vasi funerari in bronzo. E dopo è staccata anche altri reperti in Austria, in Corinzia, fin a Adria. Oggetti di uso comune, come le presine de bronzo de suo bisnonno della Maria da Rovigo, Ma da dove venivano questi Veneti? dal Mar Baltico o dal centro Europa, i dise. Là sti veneti comprava l'ambra e le commerciava qua. E parlava nella sua lingua, che l'era il Veneto, che te che da saper che l'era già sviluppà proprio quando in Italia era appena di formarsi la lingua latina. Altro che dialetto, ometto. E il primo nucleo di antichi veneti le sta a est. Un altro centro le sta a Padova, che secondo la tradizione è nata nel 1183 a.C., molto prima di Roma. I romani erano ancora a farsi alla tarda la lupa, quando i veneti sapevano già bene che fate le case col seciar e il bagno e un polinar fuori dalla porta. Finché i romani a un certo punto non hanno conquistato i Veneti. Ti insegno una roba, ometto. I veneti non è mai ste conquistate dai romani. Gli diventé alleati e ste assorbì dai romani. E qual è la differenza, Dino? Bene, è la stessa differenza che ti te me invidi a casa tua a cena, oppure mi vengo con la forca a ribaltarti la cucina, la stalla e il granar. Una bella differenza, eh? Certo, ubi maior minor cessat, gli disea. I romani che avevano voglia di conquistare il mondo, ma la differenza tra essere conquistè e essere alleati era che i veneti, da alleati, i poteva mantenere le sue tradizioni. E non è una roba da poco. Dopo, nel secondo-terzo secolo, purtroppo, la s'ha persa la lingua veneta. Pecca. Sento che bello metto che saria a sentirla adesso al bar. Però i veneti gli parlava comunque un latino che aveva delle caratteristiche proprie venete. Non era del tutto latino. E infatti pensa che Tito Livio, storico che l'ha scritto un'opera gigantesca, la storia di Roma, Noba Gigi, e veniva da Padova e l'ha sempre conservata la patavinitas, un stile veneto nel modo di scrivere. Padovani gran dottori già allora. Anche sotto l'imperatore Augusto, al Veneto, che era riconosciuta una tipicità tutta sua, con delle leggi apposta. Non era una regione qualsiasi. Va a spiegarglielo ti a quei che ancora non vuol farne diventare regione a statuto speciale. E dopo qualche secolo, come tutti sa, l'impero romano le croasò. Patapunfete! Ecco i barbari! Anche qui da noi. Ah no, no, no! Nel Veneto Noghera i barbari. Dopo la caduta dell'impero è nata la Repubblica de Venezia. Vedete, ometto, Venezia l'ha ripreso la sua cultura, la sostituì al diritto romano e il diritto veneto e l'ha riportata alla luce le tradizioni venete, in modo da formare una città splendida, ammirà, rispettata in tutto il mondo allora conosciuto. Certo, in Antartide e in Sud America nessuno sapeva ci era i veneziani, ma ti dico, ometto,
Cosa me ne frega a me? Com'è nata la città sulla laguna? Me lo sono sempre chiesto. All'epoca tutti voleva conquistare il Veneto. Francesi, bizantini, longobardi. Il Veneto è sempre stata una perla che attira il mondo intero. Meglio di una bella donna. E allora i veneti per cavarsela che tocca scappare sempre più in là, sempre più a est. E quando si trovò la laguna alle spalle, gli ha detto: Ah, ne tocca fermarne chi? E affondò Venezia, proprio sulla laguna. Faghe la guerra ti! Manda via ti i veneti da Venezia. Te fe fadiga arrivarghe con a bici, figurate col carro armato. Penso metto che la Repubblica Veneta è sta la più longeva, che vuol dire longa, la più lunga repubblica al mondo. Le dura più di 1100 anni. E l'era, come ti ho detto, una repubblica, fin dal 697 d.C. E non ne era tante di repubbliche allora. E il doge, il veniva eletto direttamente dai veneziani. E non è che per questo Venezia la aveva da esportare la democrazia in tutto il mondo, eh? Se tu metto, queste è invenzioni moderne. Gli altri che lei la democrazia, pensava il doge, gli altri che fa quel che vuol. E infatti, i popoli si sottometteva spontaneamente a Venezia, proprio per questa libertà, sia per affetto verso la Repubblica, sia perché che conveniva. E cambiai i tempi ometto. Vedeto, ogni città annessa la si chiamava nazione. Era una nazione bergamasca, una veronese. E come ha fatto a diventare così potente Venezia? Beh, Venezia la sa subito contraddistinta per i commerci. Era la porta verso l'Oriente. E infatti la sviluppò una grande, potente flotta, che dopo un po' di anni la dominava tutto il Mediterraneo. Sotto Venezia c'erano anche greci, slavi, albanesi, e a ciascuno che se lasciava parlare la propria lingua, seguire le proprie leggi, essere un popolo, ma rento una matrice comune, con interessi comuni. Certo, te lo dico subito, ometto, non è che basta 1 o 2 anni a far di una città in mezzo all'acqua la capitale del Mediterraneo. Anche a me mi è voluto anni a diventare il più bel de Sandrà. Prova a immaginarti una città con migliaia di abitanti. Ma nel 400 ormai Venezia la aveva il suo stato, una bella parte di terra a ovest e una de mar, che le arrivava alla costa dalmata e anche qualche isola greca. Per un periodo lungo, fin 4 secoli, Venezia era il baluardo contro gli ottomani che voleva controllare il Mediterraneo. T'avrei sentito parlare della battaglia dell'Epanto, era ometto. Ehm, eh... L'estana battaglia del 7 ottobre 1571, dove la Lega Santa l'ha dato sui corni agli ottomani, che voleva conquistare Cipro, che allora l'era veneziana. Te dove essere all'epoca ometto per vedere le ricchezze che si accumulava a Venezia e nella Repubblica di Venezia. Dalla città sulla laguna passava tutti i prodotti possibili e immaginabili, dall'Oriente e dall'Occidente, verso le città dove veniva a lavorare strafanti di tutti i tipi. Sì, insomma, prodotti possibili e immaginabili di allora. Non era ancora l'iPod, l'iPhone e i palmari wireless. Mai che aveva essere di quei tempi, ometto? Sì, è vera, anche ancora i veneziani fai skate. Coi turisti, coi veri de Murano, i merletti di Burano e i tespena al tronchetto, ma non è la stessa roba. Allora Venezia era un faro per l'umanità e se viveva anche ben a sentire le testimonianze di quei che viveva in quell'epoca. Era un sentimento nazionale veneto e il simbolo di tutto questo era il Leon de Venezia, Leon Marciano, Marciano, de San Marco, Musso. un musso. Pensavo fosse un leone. Spiegarti le robe a ti, le come pescar trote col spassolin da denti. Scusa Dino, non è che posso sapere tutto. Ma neanche niente. Comunque che so Miki, che te spiego, non sta a preoccuparti. Come ti diceva, il Veneto all'epoca il che faceva gola a tanti. Insomma, andocate una zona del mondo così bella, tra Dolomiti e lago, mar, e senza parlare di tutti i skei nelle casse dei Veneti.